La ricetta che andiamo a predisporre ora è quindi una polenta che racconta il territorio, è stata la base alimentare di una generazione molto importante che è quella precedente all'attuale, ma che ha dato origine a ciò che siamo ora. Quindi partiamo mettendo in una casseruola un poco di bacon, quindi vado a sfrigolare il mio pezzo di pancetta, una pancetta come vedete un po' più magra delle altre, quindi si chiama rigatina perché ha una quantità di magro in rapporto al grasso molto più favorevole. Questo passaggio sviluppa un profumo e questo profumo e questo aroma ce lo troveremo poi nella nostra base di polenta. Aspettiamo che l'acqua arrivi un po' a scaldarsi e a questo punto aggiungiamo la nostra farina di mais, quello delle 8 file, del tipo bramata, che rimane di un giallo un po' più intenso, e lasciamo cuocere il nostro preparato e di tanto in tanto andremo a mescolare uovo. Queste sono le uova non ancora deposte che si trovano all'interno del corpo dell'animale, quindi è solo il tuorlo che non ha ancora costruito l'albume, quindi non è ancora passato nell'ovidotto e ha una particolarità, che ha una scorza molto più resistente e che sottoponiamo a una sferzata di acidità. Quindi andiamo a inserire l'aceto, inseriamo anche un po' di zucchero, quindi vado ad aggiungere dell'acqua fino a coprire la mia preparazione. Lasciamo marinare le uova a temperatura ambiente e diamo intanto una prima mescolata alla nostra polenta in modo da evitare grumi e evitare che aderisca sul fondo della nostra casseruola. Andiamo a tagliare un cipollotto a pezzettoni. I funghi si trovano ovviamente allo stato selvatico. Ogni stagione ha il proprio fungo e quindi ogni stagione ci offre dal prataiolo comune al porcino così tanto eclatante e prodotto, all'ovulo nella sua estrema bellezza. Aggiungiamo un po' di burro in una casseruola e accendiamo, non aspettiamo che sfrigoli e aggiungiamo immediatamente i nostri cipollotti che sono anche di un bel colore. Lasciamo progredire la cottura dei cipollotti piano piano in modo che aromatizzino molto bene il nostro burro. Come sempre è interessante riuscire a condurre una cottura mantenendo il sapore nel migliore dei modi di ciascun elemento. Il sapore nel migliore dei modi perché ogni elemento si possa percepire, sentire e gustare nella sua estrema qualità. Quindi aggiungiamo i funghi a questo punto e facciamo cuocere.
Facciamo cuocere i funghi al salto in modo che siano ben rosolati e asciutti. La polenta cerchiamo di mantenerla morbida in modo che sia mangiabile come una crema e che vada a rivestire in ogni sua parte gli elementi che andremo ad aggiungere, quindi i nostri funghi e il cipollotto, quasi a nascondere gli elementi che ci sono all'interno, ma al tempo stesso ad aromatizzarli. I funghi devono prendere un bel colore, un poco di sale in modo da cominciare ad aggiustarli di gusto. Non solo, aggiungerò anche un po' di pepe e possiamo fermare la cottura e aspettare che la polenta cuocia. Nel frattempo andiamo a tagliuzzare il nostro tartufo anche a fettine piuttosto grandi, quindi non usiamo un tagliatartufo ma un coltellino in modo da tagliare le fette un po' spesse che diventino una sensazione nella masticazione. E allora a questo punto, nell'attesa che termini la cottura la nostra polenta, aggiungiamo già qualche piccola fetta di tartufo e andremo a mescolarli insieme ai funghi e andiamo a rigenerare il calore. Aggiungiamo un goccio di acqua per poter staccare meglio i succhi della nostra casseruola di cottura e far sì che il tartufo che abbiamo inserito cominci a sviluppare anche lui la parte aromatica e non solo la parte visiva. Quindi è una miscela di sapori. Andiamo a ritagliare un foglio di cartapaglia, ne prendiamo solo una parte e andiamo a piegare un po' di traverso e andiamo a disporre in un piatto piano e sopra questi una ciotola, in modo da fare un servizio che ricordi veramente la storia di un prodotto che viene dalla campagna. La polenta è quasi pronta, aggiungiamo quindi una parte di funghi, andiamo a integrarli nella preparazione. A fuoco spento mantechiamo con burro la nostra preparazione. La polenta, come vedete, l'abbiamo tenuta molto morbida e la proporzione per mantenerla così morbida è una parte di farina e 8 parti di acqua, in modo che arrivata a cottura ha una certa morbidezza. Terminiamo la masticazione con un cucchiaio di grana lasciamo poi penetrare leggermente gli elementi e andiamo a disporli su un piatto o una griglia come abbiamo fatto adesso, in modo da poterli poi asciugare leggermente e originare il nostro piatto finito. Mettiamo sul fondo della ciotola qualche fungo, un po' di cipollotto e anche un punto di liquido di deglassatura, la polenta, terminiamo
la preparazione posizionando e affondando un po' all'interno del nostro uovo. Un poco di sale di Gerard o fleur de sel, questi tipi di sale che diventano commestibili, e terminiamo la preparazione con l'aggiunta degli insettini in tartufo che col calore della polenta svilupperanno il profumo.